Secondo te è meglio spenti o accesi? No, ma così non dà fastidio. Io c'ho l'ansia. Io li tengo sempre accesi. Basta. Beh, anche quella la scena automatica. Poi quando si spegneranno, si spegneranno. In quale telecamera devo guardare? Questa o quella? La principale. No, questa è... Quando saluto il pubblico guardo qua. Sì, esatto, questa è un po' più quella personale. Ma tu non saluti il pubblico. Tu non saluti il pubblico. Non è Maurizio Costanzo Show. No, non posso salutare le persone da casa che ci seguono. Ma poi ci sta queste stronzate. Ma sarà registrando tutto questo. Quindi noi lo facciamo anche partire... Quando vuoi, esatto. io sono qui da 40 minuti. Ma noi siamo già partiti. Siamo già partiti. Quindi puoi salutare le persone da casa. Se Ciao vuoi. ragazzi, ciao. Abbiamo 3 telecamere, non so in quale, quindi saluto anche in questa che è la tua. 3 ore per impostare le telecamere, ma ci siamo. Quindi direi che possiamo iniziare questo Sir Confidential, la seconda puntata dove mi è stato richiesto a gran voce 2 persone. Uno... Come quando dici, oh raga, in tantissimi mi avete chiesto, Invece, allora invece nessuno te l'ha chiesto. Mia nonna e mia zia contro... Perché gliel'hai detto tu. Esatto, contro i bisnonni. Detto questo, c'era il ballottaggio tra il buon Guido Meda e te, caro Albert. E quindi eccoci qua e direi di partire con l'argomento non più scottante, perché arriveremo dopo al più scottante. Perché c'è un più scottante. C'è un più scottante, no, assolutamente. Qui siamo tutti bravi, felici e andremo in pace con Dio. Ma parliamo della prima vittoria, Mamma mia. dove io non mi ricordo neanche più sinceramente quando cazzo l'ho fatta, il campionato della salsiccia del 93, non mi ricordo. Anche perché non c'erano tutti questi campionati promozionali che ci sono adesso, che sono fatti molto meglio e comunque alla fine sono più competitivi in un certo senso, perché come dire, quello che magari non ha molte possibilità, però al manico corre lì, no? Sì. Tipo un D'Ambrosio ci dà il gas, va ci dà forte, tanto ok? gas. Quindi va tipo avanti a fil di ferro e non so che cosa, però alla fine manetta gliela accelera. Quindi, voglio sapere com'è stata sta cazzo di prima vittoria. È stata sofferta, tanto sofferta, perché è stata una di quelle cose che ho sempre visto lì, stavo sempre per prenderla e mi è sfuggita tra le E lo mani. sappiamo perché prima di ogni weekend eravamo lì a note vocali dicendo allora sul bagnato sto dando 17 secondi al secondo, quindi questo è il weekend. E invece Non era mai quello il weekend. stavo per dire una cosa brutta. Cavolicchio l'ho lanciata, Cavolicchio D'Ambrosio prendeva 17 secondi, invece adesso me ne dà 2. Come Sì, cazzo è non si possibile? sa come sia possibile. Non si capisce. Non si capisce. Ma quello che voglio sapere è anche proprio appena passato il traguardo se c'è qualcosa di meglio oppure no della prima, No, perché non c'è niente di meglio. Niente? È la cosa più bella che c'è, perché c'è tutto quello che di bello ci può essere condensato in quel momento lì. Appena vedi la bandiera a scacchi e sai che non hai quello dietro che ti verrà a rompere le scatole, e allora gli dai quell'ultima manata di gas e vedi che si avvicina sempre di più, poi inizi a godere. Diciamo che il pericolo più che gli altri in questo momento sei te stesso. Sei te stesso. Quindi per le ultime 10 curve penso che tutti erano col fiato sospeso. Non lanciarla. E probabilmente devi parecchie visite come si dice, dall'infermiere, come cazzo, il cardiologo. Dal cardiologo, perché veramente ogni volta è stato un delirio. Però infatti Patrick, esatto, il mio buon Patrick ha perso tutti i capelli, che io non posso parlare, però comunque gli stava ricrescendo e li ha persi quella gara lì. tutti. No, voglio sapere però appunto la sensazione, cioè da un lato proprio la parola che lo esprime è finalmente, proprio una cosa per cui ho faticato, ho sudato, ho lottato per tanto tempo, non solo in questi 2 anni di gare, ma anche proprio in tutti gli anni prima in cui avrei voluto correre ma non potevo, quindi ci devi andare a sommare anche quelle. E quindi è stata un mix di gioia, commozione, rabbia, perché comunque tiri fuori proprio tutta quella rabbia che c'avevi dentro che volevi sfogare. E più che altro mi rendo conto che in un certo senso mi ha sbloccato, perché nel momento in cui hai superato la prima, poi ci sei già passato. tutto guadagnato. Esatto, quindi non avrò più l'ansia dello stare in testa, dello star davanti, dell'essere primo, della paura di buttare tutto al vento. Perché Molto più easy. No. sì. Sì, che poi alla fine quando poi ti ritrovi lì davanti
Chiaro, un po'... non è come stare al bar a Esatto. bersi la birra, però... Oppure quando senti che hai l'occasione, come me l'anno scorso in Stock 1000, che inizia a piovere 3 minuti prima della gara e tempo una curva e mezzo e la stavo lanciando nel ghiaione. Ma venendo proprio a questo punto del mondiale, perché un sacco di gente, e questo me lo dicevi anche tu, ti paragona a piloti praticamente del mondiale? Non lo capisco, cioè ti giuro non riesco a capirla. No, e poi un'altra cosa che mi fa ridere è Nasca con la moto da 180.000 euro, va a fare la moto estate. E ti dico, l'assistenza è una cosa e ci sta e ce l'hai, va bene, ma alla fine della moto in sé è un R1 di serie con le sospensioni, No, non lo l'elettronica. non lo e so, non basta. lo capiscono. Cioè, i tuoi bei 20 all'ora sul rettilineo rispetto magari al mio BMW Sì. te li pigli. Ma Cioè, basta vedere le stampate del Mugello, 2,84 di velocità di No, punta. come la mia R1 del 2017. Uguale. Identico. Uguale. Identico. No, cioè, non lo Perché? capisco, ma infatti l'altro giorno mi hanno mandato un post, cioè lo screenshot di un post su Facebook, che tra l'altro in realtà adesso su Facebook non ci sono più col profilo privato, quindi ci sono solo con la pagina, queste robe neanche le vedo, però me l'hanno mandato perché faceva ridere, no? Perché c'era uno che non so chi sia, uno di sti geni, che praticamente ha fatto un collage mettendo la foto di me sull'R1 e di Perotti sull'R1, Ok. dicendo... Basta dire che questo è un amatore, perché lui lo dovete confrontare con quelli tipo Perotti. E io dico, ma scusa, ma come cazzo fai a confrontare me, che corro da 2 anni, con uno forte come Perotti che corre da 20 anni, quanti anni? 17, 18, 16, più o 15. meno. Ok, cioè, è come dire, tu hai fatto box, no? Hai fatto pugilato? Sì. Ok, cosa hai fatto, 2 anni di pugilato? Più o meno come me in moto, no? Io esatto. sono 2 anni e mezzo in moto. Dico, ragazzi, c'è Luca Salvadori che fa pugilato, basta confrontarlo con gli amatori, dobbiamo confrontarlo con Tyson. E quindi- Mi ammazza anche a 60 anni. Cioè, tu devi andare sul ring con Tyson, secondo loro. non sarebbe una cosa bella. Come no? Scusa, cioè, anche tu c'hai guantoni da box, no? Certo, no, Cioè, fai assolutamente. box, devi andare a combattere contro Tyson. Anzi, nelle moto è ancora peggio perché vai a confrontarti con qualcuno che magari c'ha anche il mezzo superiore al Esatto, tuo. cioè. Quindi non la capisco sta roba. Secondo me è dovuta al fatto che se tu pensi alla carriera di un pilota, ok? Dove per pilota intendo uno che di mestiere fa il pilota, ok? Perché in un certo senso tu stai diventando un po' tutte e due, no? Perché eri nato come pilota, ma adesso stai diventando Sono di anche là. youtuber, ok? E quindi, esatto, passi da un 100% pilota a 80, Esatto. 70 e poi invece tu stai facendo il contrario. Sì, però in un certo senso, allora, cioè tu mi puoi definire pilota? Chi lo sa? Perché comunque, qual è la definizione di pilota? E qui si apre un dibattito, no? Pilota è quello che lo fa per lavoro nel senso che ci guadagna facendolo. E io in quest'anno magari riesco a tirare su dei sponsor per cui ci guadagno qualcosa facendolo, allora sono pilota, e se non ci guadagno non sono pilota. Con la roba del discorso professionista. Esatto. E quindi allora, scusa, se tu prendi la Formula 1, metà di loro non sono piloti perché pagano per essere lì? Cioè, capito? È una cosa che non si riesce bene a definire, Infatti, no? secondo me il pilota è sia quello che paga che quello che non paga. Dal mio punto di vista conta solo quanto ne dai. Quindi già se uno scende sotto il 53 al Mugello, dal mio punto di vista è un signor pilota. E sappiamo benissimo che a parte quello che facciamo noi due e pochissimi altri in giro per il mondo, riusciamo a guadagnare non essendo magari Esatto. cioè, non essendo nei primi 6 della MotoGP, nei Sì. primi 6 della Superbike. Però anche lì Però c'è fino, sotto- cioè, tra lì e tutto il sottobosco che c'è, comunque ci sono un sacco di piloti che girano anche più forte del 52 al Mugello, che comunque pagano per correre. Capito? Quindi, Quindi cioè, sono- chi è il pilota? Che cos'è il pilota? Grosso punto di domanda. Poi tu dici sotto il 53 al Mugello è pilota, magari ci sono ex campioni italiani che si trovano a correre un Civo, un National, con la moto con cui non si trovano, girano in 55, non sono più piloti. Non lo so. Basta vedere il National dell'anno scorso, avevamo nei primi 10 posti 12 titoli, tra sì. italiani, mondiali, Capito. cioè, eppure non stavano lì davanti. E Il quindi- mezzo conta troppo. E quindi poi ti trovi queste persone che mi comparano con questi qua, no? Con questi piloti con la P maiuscola, no? Allora mi chiedo il perché. Quello che mi viene a pensare è questo, che se tu prendi un pilota, com'è che inizia la sua carriera? Quindi non so, un pilota che arriva ad avere un certo prestigio. Inizia, corre per 10 anni, 15 anni, 20 anni, quello che è, finché non ottiene risultati. Con i risultati che ottiene diventa famoso, ok? Diventando famoso con i risultati che ha ottenuto, allora la gente dice, cacchio, allora quello lì è un figo, lo seguiamo, bla bla bla, e ha un certo numero di persone che lo seguono. Io
che sono vabbè, hai capito? Quello. Esatto, più bassa rispetto al seguito che hai tu adesso, secondo me. Esatto, e questo è il punto. È quello che tira anche il culo parecchio, perché dice, minchia, io ho fatto questo, quest'altro, eppure non ho questo seguito, ok? Quindi crea un po' di attriti anche per questo, e difatti secondo me i maggiori attriti, se tu noti, sono tra quelli che bazzicano un po' la pista, no? Sì, appunto. E non... Infatti, scusa, cioè, per fare un confronto, non so, prendi... quarta su Google, cosa stai No, sto cercando, cioè, per tornare a questo discorso qua del... Non so, tu prendi un pilota fortissimo che corre in MotoGP, ok? Se tu guardi la sua pagina Instagram ha 266.000 follower e fa 15.000 like a foto, ok? Io ho quasi 400.000 follower su YouTube, 160.000 su Instagram e faccio dai 20 ai 30.000 like a foto. Sai no? che ti odieranno un sacco per questa tua promozione? No, questo è quello che ci tengo a spiegare, cioè tu prendi un pilota, un fenomeno, ok? Qualunque altro pilota arrivato a livello di MotoGP, ok? E vedi che l'impatto mediatico che ha sui social, proprio in termini di numeri, è paragonabile all'impatto mediatico che ho io. Ci guarda e dice, hanno lo stesso impatto mediatico sui social, ok? Allora dice, allora sono uguali. No, cioè lui è un fenomeno che ci dà il gas, che ha fatto una carriera da pilota. Io sono un neofita che ha iniziato ieri, ma ho iniziato come YouTuber, non come pilota. Ma anche una cosa, se tu ci pensi, crei più interazione tra le persone che ti seguono, ok? Esatto. Invece il pilota è semplicemente quello che tu vedi lontano là, e quindi c'è meno questa connessione, no? E secondo me è anche per questo, perché riesci a essere più unito con i followers, capito? Esatto. Invece il pilota viene visto più come un ente superiore, lontana, che non si avvicina a te. Esatto, e oltretutto lui, il suo mestiere è fare il pilota, non è star lì a farsi i video tutti i giorni, perché non puoi correre in MotoGP con la telecamera a farti i vlog. Il mio mestiere invece è fare i video, non fare il pilota. Certo. Cioè, sono due lavori completamente diversi, ma la gente continua a metterli insieme non so perché mi paragonano con quelli del mondiale, io non lo so. Cioè, più che altro dico, grazie per la stima, per paragonarmi con gente di quel livello, ma... Poi mi piacerebbe anche a me tornare indietro di 6 anni e non fare certi errori, e penso anche te, però purtroppo il tempo va avanti e ci mancano, non dico, se tu hai 30. Quasi, vai 29. piano. No, 29, no, vabbè. Io 27, abbiamo da sparare ancora un po' di cartucce, ma 35 bisogna già pensare un po' a... Dir cagate, Biaggi a quanti anni ha vinto il mondiale? 43 l'ultimo? Che cazzo dici? Biaggi? Ma va, a 38, 37 mi sembra il Superbike, se non sbaglio. Vabbè, magari stanno dicendo delle castronerie allucinanti, però secondo me 36-37 sulla Aprilia, ne ha 43 adesso, si è ritirato da tot, fidati. Comunque, chiudiamo questa parentesi e andiamo su un qualcosa di molto carino. Ho preso, diciamo, questa idea dai late show americani, dove a qualche personaggio gli veniva chiesto, diciamo, il suo trascorso con ex, mica ex e tutto il resto. Ovviamente voi non saprete di chi stiamo parlando, in base a quello che dirà lui si capirà, o vediamo se farai capire di chi stai parlando o meno. Però il bello è che puoi non essere diplomatico. Quindi lì c'è scritto un nome che loro non vedono e io posso dire quello che mi pare su quel nome. Esattamente, sono colleghi, colleghi che frequentiamo e tutto il resto, più tuoi magari avversari, eccetera, eccetera. Okay. Non ci sono tantissimi nomi, quindi in base a quello che dirà il buon Albert, voi potrete capire o meno. Vai. Bene. Da quale partiamo? Da questo. Quale? Di questo di qua? Sinistra. Quello di là? L'ho conosciuto dal vivo, è una persona bravissima, secondo me ha ottenuto dei grandi risultati. Ok. Facendosi tutto da solo, ed è partito anche 10 anni prima di me, quindi solo stima. Perfetto. Ti dico che col tempo si sono confermate tutte le cose che mi avevano detto all'inizio su di lui. Che bello quando finalmente escono le cose. Un figlio della merda. No, questo l'hai detto tu. No, io dico vabbè, qui solo che si sono confermate le cose che mi hanno detto fin dall'inizio. Benissimo. La chiudiamo così. Perfetto. Questo? Sì. Io non capisco perché stia sui coglioni così tanto tutti quanti. Questo mi fa capire ancora di più che la gente è invidiosa, ok? Cioè,
se uno ha la possibilità di fare qualcosa, Spero che non abbiano visto quella telecamera. No, cioè, ok. se uno ha la possibilità di fare qualcosa e la fa perché ne ha la possibilità, ma perché devi andare a rompergli le palle? Ma lasciaglielo fare, lascialo vivere in pace. Mi sembra giusto. Cioè, non capisco. Non Proprio- capisco. Non capisco. Però, vabbè, no, se dico questa cosa si capisce, quindi sto zitto. Però, Questo- secondo me, è stato bravissimo lui perché non gliene frega un cazzo della Sì, non qualità. gliene frega niente. Zero, però ormai ha i numeri e quindi fa tutto col minimo sforzo. Sì, sì. Quindi, Vabbè. chapeau. Oh, Vabbè, derecha. Allora, non c'è una persona al mondo che mi abbia parlato bene. Non uno che me ne abbia parlato bene. male. Ne cerco uno. No, non l'ho ancora trovato. Io dico una parola e si capisce. Vai avanti, vai al vado avanti. prossimo. Ok. Maledetto! Lo capiscono qua chi è. Mi fotte sempre ogni gara. Sempre. Sempre. No, dai, l'ultima l'hai fregato tu. Sì, perché ne avevo di più. Per una volta che ne ho di più. Vabbè, ma invece parliamo di quella destra. Con la Penso la destra. persona più odiata dai tuoi Ma non è follower. vero. Ho detto che il commento di oggi. Anche lui l'aveva messo, non mi ricordo. Sì, Ok. perché lui ha detto no, Sì. basta riprenderlo che ci fa schifo. No, non è vero, dai, buon... Bravissimo, gli Vero. dà un gran gas. Porca, con quella, che la moto probabilmente è storta da 17 anni. Sì, non si sa come faccia, infatti. C'è solo da imparare da quelli come lui. Mica da quelli come te. Esattamente, non io un cazzo. E qua... Che devo dire? Secondo me tutti e due molto bravi. ok, niente. Easy, Easy. va bene. Io ho sempre massima stima per chi si impegna, Niente si di- sbatte. Vero? Tutti e due. Anch'io, sono Tutte e d'accordo. due. Bello, quindi abbiamo Sono già capito- finiti? Eh sì, perché me Ma li hai basta. me li hai sparati, me li hai sparati uno dietro l'altro, quindi mi immaginavo un po' più. Se poi torniamo. Guarda, facciamo una cosa. Torniamo su chi avevi mirato un pelo e parliamo di quello che. Di cosa ti avevano detto e di come si è confermato. Beh, guarda, purtroppo, cioè quando le cose te le dice una persona dici Non ci vabbè, credi. quando te le dicono due dici quando te le dicono tre, quando te le dicono in 20 dici allora forse è vero, no? Quindi, che ti devo dire? Vai, ma proseguiamo. Non c'è molto da dire, se c'è hai molto qualche da altro dire. nome da proporre in questo Sir Confidential, però, Meglio tenerli qua. perché ho paura che poi si legano i nomi attraverso. No, apposta, guarda, ho fatto apposta. Pensa che scaldo come una faina. Il nero. Non No, girarlo no, così, tienilo giù, maledetto. Non si è visto. No, silenzio, ragazzi. Ma non si vedono, sono. Ma Guarda. lo dici te che non si Ok, vedono, guarda, così. vedono tutto lì. No, non è vero. Guarda, vedi che è sul nero, quindi non si possono vedere, capito? Beh, No, qua. Madonna. Ok. Bene, adesso andiamo l'argomento all'argomento. che scotta l'abbiamo già passato? No, Ah, dobbiamo ancora arrivarci. Adesso, in questo istante, Madonna. che scotta fino a un certo punto. Io sono in una situazione no comment di questo. Te a figa come va? Perché? Io mi sono imparato dietro un no comment, l'ho già sparata così, quindi alla fine lo sappiamo vicenda, però magari mi devi dare degli aggiornamenti che non so ancora. Il problema è che non ho neanche il tempo di pensarci. Ma come? Cioè- Già stasera un giro fatto bene lo facciamo. Dai che mi metti in difficoltà poi. Hai vero? Luca, Bisogna per tenere un cortesia. po'. Quindi niente. No, se tu pensa che le mie uscite, l'ultimo mio appuntamento che ho avuto, cioè, è stata una cena il sabato sera di un weekend di gara. Cioè, sono ridotto a questi livelli qua. Vabbè, non so se si può dire o meno. Verso Bologna. No. Non si può dire niente. No, Ok. non si può dire niente. Benissimo, allora. Non si può dire niente. Benissimo. Chiudiamo anche lui la situazione sul no comment, che mi sembra che siamo tutti sul no comment. Non ci hai dato niente di scottante, volevo qualcosa di scottante, ma non ci hai dato niente. Invece, una domanda che volevo farti, che mi ero segnato, è la cosa che ti piace di più, sia del mondo social che del mondo moto, e quella che ti piace di meno, sia di tutte e due. Da cosa partiamo? Social o moto? Social. Social. La cosa che mi piace di più del mondo social è il fatto che chiunque, partendo da questo, può creare contenuti, può mettere in rete le proprie idee
e senza un euro, cioè senza essere nessuno, puoi diventare qualcuno. Perché il web è un mondo meritocratico, nel senso che se tu fai delle cose fighe che funzionano, prima o poi la gente le vede, le scopre e cresci. Allo stesso modo, essendo un mondo meritocratico, se tu fai delle robe obiettivamente brutte, ma hai qualcuno che ti lancia, quel qualcuno ti lancia, ma se poi non sei in grado di volare, Rimani lì. vai giù, ok? Quindi questa è la cosa più bella in assoluto, perché davvero oggi chiunque può riuscire a fare qualcosa. E adesso c'è chi dice no, su YouTube ormai è impossibile riuscire, YouTube è saturo, non è assolutamente vero. Ci sarà sempre la nicchia. C'è da sempre trovare. qualcosa che qualcuno non ha fatto, è saturo. È ovvio che se tu ti metti a fare motovlog, che ci sono già un sacco di persone che li fanno, o ti metti a fare gaming dove giochi e basta, è ovvio che non hai successo, perché non è che il mondo è saturo, è che fai qualcosa che già hanno fatto altri. Esatto. Però devi fare qualcosa di nuovo, cioè vedi personaggi come Luis che in un anno ha fatto 1 milione di iscritti. Sì, lui è... Io lo adoro, cioè io li guardo tutti i suoi video, cioè il numero uno. No, è incredibile. Perché poi ti ricordi quando abbiamo fatto la roba di box, che volevamo metterlo in mezzo, bellissimo, bellissimo. No, Alla ma fine- c'è... No, lui è incredibile. Ma lì il proprio... talento Sì. emerge. Lì è psicopatia, però vabbè. Ma non è vero. Sì, no, perché certe cose, quando tu lo guardi, dici cazzo le faccio anch'io, però me le faccio nella cameretta di nascosto dagli altri. Invece Lui ha il coraggio devi farle di vedere. farle vedere, Esatto. perché è vero, le Quando- cose che fa lui le quando facciamo tutti. Quando inizi a sbloccare tipo l'ascensore inizia a fare o sbaglio. Lo faccio sempre anch'io. Vero? E poi si apre l'ascensore e vedi Esatto. vicino. Silenzio. Oppure quando tipo sei lì in ascensore e senti i passi di uno sta arrivando e schiacci chiusura a porte e tu li fai così e intanto fai Che cerchi di chiuderlo fuori, è vero. e fai oddio scusa cerchi di aprire. Invece siamo degli egoisti. Vabbè, ok. No, è Detto vero, cioè lui ha eh, avuto il coraggio di esternare quelle cose che facciamo tutti in realtà. Però Numero appunto poi il genio di cioè, questo qua è da quando ha 5 anni che si Che si riprende a caso. riprende. Mamma mia. Fantastico. Vabbè. Parentesi Luis. E questa è la cosa più bella che c'è dei social. Dicevo, la cosa più brutta che c'è dei social è il fatto che tutti possono esprimersi, ok? Che questo in realtà è un diritto sacrosanto di tutti. No, non è sacrosanto. No, vabbè. Nel senso, C'è un ognuno- minimo di competenza. che attraverso i social tutti possono dire la loro, che è un diritto di tutti, ci sta. Il problema è che chi legge da fuori non è in grado di capire se chi sta dicendo quella cosa è competente o meno. Quindi ti trovi gente che si fa delle sparate a caso che non hanno alcun senso. Ti posso e dire, le persone ci credono. Parentesi dell'altro giorno, commento, che io qualche volta mi leggo i vostri commenti. Guarda, cioè, tipo giro di qualifica, no? Di Imola. Guarda, io non vado in moto. Però guardo tutte le gare della MotoGP. Quindi- Secondo me quella curva l'hai presa un po' larga. Dovevi chiuderla un pelo di più. Ma- E lì mi scende il Gesù, cioè proprio tutti santi, no? Mi sembra. mi Ma sembra che lì non è stato anche carino, ti ha dato un suo parere pensando Sì. di aiutarti, ma quello che dice Certo. sei un idiota perché Vabbè. stai sbagliando a fare quella roba No, e non ma- ha mai vabbè. messo il sedere su una moto. Cioè, dico dai, sali sulla moto, lanciati, quante volte ti sarai, quante side hai fatto tu nella tua vita? Ah, io guarda. Quante volte hai Te in una picchiato? caduta hai fatto più danni di me in una carriera, però le mie ossa me le sono fatte. Cioè, capito? Ne saprai qualcosa di più tu. Quindi il problema dei social è questo, che tutti possono dire la loro e anche se non hanno idea di quello che stanno dicendo, quello che dicono viene amplificato e la gente ci crede. E quindi si diffondono le notizie false. Quando c'è tipo la Repubblica, no? La Repubblica. La Repubblica O oppure il Giomale. o lercione.it Madonna. e ci sono i commenti sensati di questi che condividono e ci fanno tutto il pensiero Sì, sopra, sì, no? sì. Vabbè ragazzi, che dobbiamo fare? No, poi ci siamo incartapecoriti su tutto il discorso che dovevi semplicemente dirmi il lato positivo. Adesso questi qua. Ok. No, Questi qua, lato lato moto manca. Lato moto. Lato moto. Il lato positivo che... Parlo della pista, ma anche dell'andare in strada, è una delle cose più belle al mondo perché ti dà delle sensazioni uniche, incredibili, indescrivibili e tu lo sai meglio di me. Non solo l'andare in moto, ma soprattutto quando inizi a correre, a fare le gare, tutto il resto, quindi la battaglia, il duello, la bagarre, l'amicizia che c'è tra piloti, il team che ti fa il tifo dal muretto, la vittoria, cioè delle cose bellissime. Quello che c'è di brutto è che me ne sono reso conto soltanto quando ho iniziato a correre, ok?
finché lavoravo nel mondo del motociclismo, bello correre. che bello, mondo meraviglioso, tutti che si aiutano, tutti che si vogliono bene, Cazzo. tutti che si danno una mano, assolutamente no. Esatto. Va diviso in due Bravo. il mondo del Bravo. motociclismo. Ci sono Quelli le che si divertono. No, non inteso chi si diverte e chi lavora, cioè ci sono proprio le persone, delle belle persone Ok. nel motociclismo, Certo. disposte ad aiutarti, a darti una mano, che ti vogliono, cioè Ma tu- come in ogni ambiente ce ne sono pochissime di quel lato lì e ce ne sono tantissime dell'altro. Però Purtroppo secondo me è un sì. po' in ogni ambiente così. Purtroppo sì. Cioè, se vedi, dove si vede un pilota come D'Ambrosio che prima della partenza si ferma, si affianca a me e si dice usa la testa perché questa gara la puoi vincere. Cioè il mio avversario in campionato, capito? Sì, poi c'è da dire che anche i più sali di livello Chiaro, e più tu sono certe cose non le vedi. Esatto. Ovvio, se ci stai giocando un mondiale MotoGP dove ci sono milioni di euro in ballo, è ovvio Ok, che fai di tutto certo, per vincere. infatti. Però non vale neanche il contrario, cioè non è che a livello amatoriale allora sono tutti buoni perché non c'è No, niente in palio. assolutamente, E anzi. questo cioè il mondo si divide in due. Anzi, forse fanno molti più sacrifici quelli a livello amatoriale, che Esatto. però in un certo senso ci si ritrova, no, nelle difficoltà nel livello amatoriale No. rispetto... No, No, io sto riscontrando questa cosa qua, perché tu sei già a livello dei professionisti, io invece sto vivendo nel livello amatoriale. E quindi cosa succedeva? Che finché lavoravo dietro le quinte, quindi mi facevo 18 ore in piedi con la mia cacchio di bicicletta a montare le telecamerine, a riprendere di qua e di là con la punto che non partiva, tutti, bene o male, erano benevoli nei miei confronti, no? Un sacco di persone che mi apprezzavano, mi stimavano, mi volevano bene, eccetera, eccetera. Quindi c'era davvero un bell'ambiente e dicevo, cacchio, che bello il motociclismo, tutti amici, tutti che si vogliono bene. Quando ho iniziato a correre e a fare magari ogni tanto per sbaglio anche magari un giro, un decimo più veloce di qualcuno che magari corre da 10 anni, di colpo gente che prima mi apprezzava e mi stimava, cazzo. adesso io sto sul cazzo e io dico ma io non ho fatto niente, io sono sempre lo stesso di quando andavo in giro con la Graziella, solo che anziché andare in giro con la Graziella vado in giro con l'R1. Però È così. e quindi ho iniziato a non capire quale fosse il problema effettivamente, perché io, cioè, a certe persone non gli ho fatto niente. E quindi ti rendi conto che purtroppo anche a livello amatoriale ci sono tante persone che Secondo me di più. muoiono di invidia, vivono di invidia e ci muoiono anche di invidia, soprattutto forse anche di più a livello amatoriale. Molto di più. Perché- È un mondo strano perché si passa dal classico fratello bikers, non Sì. so come dirti, a quello che inizia ad andicchiare in moto, ok? E in tutto questo sottobosco ci sono rivalità contro rivalità, cioè non so come dire, Che, no? cioè, per me non perché alla fine esistono. quei 40 piloti sono quei 40 piloti, ok? Quelli che vanno nel CIV Sì. sono quelli, Cioè, ok? Nell'italiano sono quelli, nel mondiale sono quelli. Quindi è difficile, invece lì c'è tutta una roba un po' più... Cioè, allora, ho alcuni esempi importanti a fare perché, ad esempio, i gruppi, ok? Io ero iscritto a tutti i gruppi su Facebook, adesso mi sono cancellato tutti i gruppi su Facebook, perché io ci partecipavo lì, perché ogni tanto mi piaceva magari dare qualche Esatto. dritta a qualcuno, cioè dritta dal mio umile punto di vista, no? Nel senso, cioè, se uno mi chiede come girare in 27 a Cremone, dico guarda, se lo scopri vieni a dirlo anche a me perché non ne ho idea. Certo. Però se qualcuno chiede che rapporti utilizzate per l'R1, ti dico guarda, io per fare il campionato amatoriale che faccio Uso uso tot. questi, magari ti può tornare utile, Ci no? sta. Quindi partecipavo per dare aiuto e supporto lì. E invece mi sono reso conto che lì, dove dovrebbe essere proprio un ambiente di amatori che si aiutano l'un l'altro, dove c'è proprio il fratello bikers, in realtà tutt'altro, cioè proprio un continuo quotidiano fare gara a chi ce l'ha più lungo. Sì. Quando la gara a chi ce l'ha più lungo la fai in MotoGP, nel CIV, nella Superbike, ma non in quanto giri qua, in quanto giri là. Quando gira Cremona. Cioè, capito? No, ma delle cose che davvero mi sono dispiaciute perché mi hanno fatto un po' crollare la bella immagine che avevo di questo mondo, però in questo castello che è crollato comunque sono salvo rimasti, esatto. quelle piccole oasi, quegli amici, quelle persone che si sono dimostrate essere davvero dei veri amici, allora io ho la massima stima per loro e tutto quello che posso fare per loro lo faccio, cioè, Provi. non so, anche i miei avversari in campionato, se per caso avessero un problema un giorno e posso aiutarli in qualche modo, io lo faccio più che volentieri. Cioè l'anno scorso Palladino è caduto, ha sfasciato il casco, io ho prestato il mio. Certo. Cioè in MotoGP non gli presti il casco al tuo compagno di squadra. così. Direi assolutamente E, no. e poi un'altra cosa è questa, cioè facciamo l'esempio di noi due, ok? 2 anni fa, 3 anni fa, quando ci siamo conosciuti, cioè io e te avevamo tutti i motivi per odiarci l'un l'altro, ok? Sì, in un certo senso. Cioè io
avevo tutti i motivi al mondo per odiarti, perché tu comunque hai avuto le possibilità di correre che io non ho mai avuto, ok? E soprattutto vai anche forte, quindi tuttora mi stai sulle palle perché vai troppo forte, ok? Quindi tuttora ti odio per quello. Perfetto. E tu avevi tutti i motivi per odiarmi, perché te comunque che mi stampi 10 secondi a giro, all'epoca magari avevi molto meno riscontro mediatico di quello che avevo io. Quando tu hai aperto il canale YouTube che facevi 500 visualizzazioni, Ero disperato. E io ne facevo 100.000 Mia nonna, mia zia. e tu dici perché io che corro da 10 anni mi spacco la schiena, giro in 51 al Mugello, mi faccio 500 visualizzazioni, quando quello lì che non è ancora capace neanche a mettere il ginocchio a terra ne fa 100.000, ok? Però cosa abbiamo fatto? Anziché odiarci come fanno i deficienti sul web, abbiamo detto perché non ci diamo una mano l'un l'altro, ok? Certo. Tu hai provato a insegnare a me a guidare. Vabbè, è un lavoro molto duro e molto lungo. Però molti lo sanno, molti amatori lo sanno, cosa vuol dire girare sotto il 2 al Mugello. Sono lì già 45 minuti di chiamata per 45 ingressi. minuti al telefono per il Mugello a spiegarmi cosa dovevo fare. Poi... Però anche lui me l'ha spiegato, però voi non sapete che qualche anno fa lui lo chiamavano Ditta Demolizioni Salvadori perché aveva piegato un sacco di moto. Vabbè, il mio primo anno di R6 dove correvo con un telaio storto. Poi posso capire. Sai cos'è il problema? Che appunto io parto già in un certo senso imparato, perché la gente si ricorda sempre solo l'ultima gara, ok? Esatto. Quindi io ho lo status che comunque adesso vado forte, non cado spesso, fammi toccare un attimo le palle, non cado tantissimo, invece tu hai già i riflettori, capito? Sì. Quando ancora stai imparando tanto e quindi le cavolate esatto. sono tutte lì. E questo le è il vedono punto. tutti, E capito? lì torniamo al discorso di prima del pilota e di me, ok? Perché qui continuano a paragonarmi al pilota, no? Il pilota è diventato famoso quando ormai aveva corso da 15 anni. E quindi tutte le minchiate che aveva fatto non le ha mai viste nessuno. Esatto. Tipo cadere in corsia box. Esatto. Grosjean le fa tranquillo anche adesso. Esatto. Però mi raccontava Locatelli l'altro giorno, campione del mondo, ok? Che una volta è caduto in corsia box per scaldare le gomme, per stare dietro a quello davanti, ha fatto un high side in corsia box. Bellissimo. Capisci? Però, quando arrivi a un certo livello, sì. Nessuno ha visto le cagate che Ma è hai normale fatto. appunto arrivare alla ribalta del, come cazzo si dice, in poche parole, alla fine, non dico alla fine della carriera, ma quando sei imparato, ma che roba brutta che ho detto. Vabbè, secondo me mettono anche quello nel Treccani vero, adesso. Sei imparato, ho sceso il cane. Dopo che ho sceso il cane già che sei imparato. Esatto. Detto questo, è sempre bello inventare cose nuove. Che cazzo stanno dicendo? No, stanno dicendo questo che quindi io invece sono diventato famoso prima di essere pilota. Un momento di, come dire, di conoscenza di tutto per arrivare poi alla fine quando arrivi al mondiale dove hai i riflettori puntati e dimostri quello che vali. Tu sei partito da là, ma ce li hai già lì. Esatto. E quindi è un casino sta cosa. È un casino. E questo è anche un problema quando corro, perché io oltre alla pressione della prima vittoria, del vincere e non far cagate, io so che ogni volta che faccio una stupidaggine, lo sa il mondo e sono tutti lì. Ma allo stesso modo, come anche per te appunto dici questa cosa qui, per me una volta era più easy, no? Sì. Ma adesso comunque faccio secondo, che merda, hai fatto il secondo. Poi, però non guardano il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo. Non guardano chi sono quelli che hai messo dietro. No, nel senso, se facessi, tipo siamo in 40, se facessi 39esimo, sì, ok. Non guardano il 40esimo che ha fatto ultimo, guardano te, perché hai la ribalta. Esatto. Allo stesso modo, tu fai quinto, quelli che hai messo dietro non se li caga nessuno, cioè pensano solo al fatto che davanti a te ce ne sono 4 e fino a che non vinci, e anzi dovresti vincere con 10 secondi di vantaggio, se no non va bene neanche lì. Non va bene neanche lì, perché se vinco con 10 secondi di vantaggio, però adesso corre per rubare le caramelle ai bambini. Hai la KP4 che costa 80.000 euro, ma non sanno che avere una moto esotica è diverso da avere una moto competitiva per sé. Cioè io vorrei spendere 80.000 euro per fare un superbike, non per avere il telaio in carbonio. E questo è il discorso. Esatto. Vabbè, ci siamo anche un po' dilungati, voglio chiudere il tutto con una roba abbastanza profonda. Madonna, paura. Perché già l'argomento che si scotta... ride dietro intanto. L'argomento che scotta è la ragnocca, la roba profonda voglio capire cos'è. No, a parte gli scherzi, io da quando è iniziato tutto sto ambaradan qua, non mi vivo più le gare. Cioè, in poche parole,
inizia il weekend, entri in un tunnel. Cioè una volta io andavo a correre ed era anche una specie di tranquillità, perché finivo il turno, andavo a cazzeggiare con gli amici, nel camper fino all'1. Adesso è tutto, ti svegli e sai che dalle 8 di mattina fino alle 11 di sera videocamere, riprendi, vai in pista, stacca, scarica, riprendi. Un'altra cosa, un ragazzo mi ha scritto: guarda, eri in corsia box, ti sei girato ma non mi hai cagato. Cioè, capite che stiamo entrando in una qualifica che, diciamo, farà in modo di, cioè solo per quel giro lì, tu o parti bene o ti sei inculato metà weekend, sì. ok? E questi pensano che stai a sudare la gente. Tornando al nostro discorso, io mi rivivo quasi di più quello che succede nel weekend nei video. Sì. E non vivo più, cioè vivo in un tunnel dal giovedì fino alla domenica e poi mi risveglio lunedì e dico: cavolo, fammi vedere cosa ho fatto, cosa è successo. Questo è uguale. Identico, questa è una cosa che da casa comunque non si capisce, che io ogni tanto magari la manifesto nei video, ma vengo sempre insultato, no? Cioè, ovvero che tanti comunque invidiano il fatto che sto facendo tutta una serie di esperienze bellissime, che sono indubbiamente bellissime. Quello che però non sanno è che la maggior parte di queste esperienze, come dici tu, non le sto vivendo. Cioè, anche il viaggio che ho fatto in Sicilia, bellissimo, io non Ricordami, devo vedere cosa è successo. non me lo sono vissuto, perché io non ero lì per godermi il viaggio e per guardare il panorama, io ero lì per fare un video. Lavoro, Quindi capisci che ogni volta che becchi un panorama bello, non è che ti metti lì a guardarlo, dici figo sto panorama, aspetta che piglio il drone, piglio la telecamera, piglio quello, l'ho ripreso, aspetta gli altri sono scappati, riaccendi la moto e vai, ok? Stessa roba in gara. Certo. L'altro problema è che quando ho vinto la gara non me la sono neanche goduta, perché poi finita la gara, prendi tutte le telecamere, hai ripreso questo, l'hai ripreso l'arrivo, ok, passami le foto che devo pubblicarle subito e fai la storia e filtrala. E arrivo a casa alle 11 di sera che dico: oh, cacchio, ma ho vinto. No, aspetta, domattina devo andare a fare quel video lì, quindi scarica le telecamere, ricaricale. Entri in un loop in cui fai tutta una serie di cose bellissime, ma in realtà non le stai vivendo. Attenzione, cioè, è un lavoro bellissimo, voglio continuare a farlo tutta la vita. Solo, cioè, tu capisci effettivamente adesso anche tu quello che si prova dal fatto che non ti vivi quel momento lì, dato che lo devi immortalare. Infatti è una cosa che io ho sempre pensato, quando vedi le persone ai concerti, che anziché guardarsi il concerto stanno lì a fare il video, ma guardati il concerto, ok? È la stessa cosa, quando tu sei lì che ti stai vivendo un viaggio in moto, se devi fare il video non lo stai veramente vivendo. È la stessa identica cosa. È purtroppo è il rovescio della medaglia di fare questo lavoro, un lavoro bellissimo, meraviglioso, che però ha questo rovescio della medaglia, se vogliamo dire. Dato che siamo qui, non so da quanto, Jack ci dica quanta... Siete qua da 50 minuti e 10 Basta. Perfetto, e quattro chiacchiere con Luca Salvatore. Pazzo furioso. No, Monti non è una copia, vai tranquillo. Vabbè, è un format che fanno dal 1800 questo, quindi. No, ma le citazioni anche, non esageriamo. No, detto questo, per veramente chiudere il tutto, proprio in bellezza, proprio come il gol al 92esimo, voglio chiederti: fare previsioni a 10 anni è impossibile. Le Quindi faccio tutti i giorni. parliamo solo di 12 mesi. 12 mesi? 12 mesi, un anno. Da qui a un anno, obiettivo moto, obiettivo media. Da qui a un anno? Fattibile, sì. Intendi, scusa, fine 2020 o luglio 2020? Facciamo fine 2020, Fine 2020. perché sennò sei a metà della stagione e magari c'è... No, facciamo allora un anno e mezzo. Un anno e mezzo, Che- così fine 2020. Esatto, fine 2020. Perché magari ti dico un obiettivo al Mugello, il Mugello ci girò ad Esatto, agosto 2020 e allora fine non l'ho 2020. raggiunto. Il problema è... Io ti direi vincere un campionato, ma se lo vinco quest'anno però tanto è dura. Però se non lo vinco non so se lo rifaccio, non lo so. No, innanzitutto dobbiamo fare la gara alla 200 miglia a fare podio. Se la organizzano, guarda, possiamo La fa- partecipare. a quanto Te l'ho mi già dicono la detto. fanno. Allora, se ci sarà la 200 miglia al Mugello, la facciamo, la strategia sarà questa. 2 ore di gara, Luca farà 50 minuti, io ne farò 20,
lui ne farà altri 50, vinceremo perché lui va forte e io alzerò la coppa per primo sul podio. E io te lo dirò anche. Esatto. Bene ragazzi. La coppa più rubata di tutte. Ma che bene, devo ancora dire i No, obiettivi. io volevo chiudere. Pensavo che chiedessi così. So che c'hai fame, però. Esatto, dobbiamo ordinare che poi bisogna essere in forma per dopo. Vai. Abbiamo una serata che ci aspetta. Esatto. La parecchio. prima volta che vado a ballare dopo 2 mesi. Una roba incredibile. Idem. E obiettivo moto. Ti do i tempi come obiettivo moto? Perché vincere le gare più che gare è un Obiettivo casino. campionato dopo. Non te lo so dire, perché dipende da come va a finire la Race Attack. Dai, ti do obiettivi dei tempi. Io ti Mugello. do- Mugello, 56. Vuol dire a 3 secondi. Da lui. A parità di moto e gomme. Porca troia. Ho guardato l'altro giorno, mi è uscito, sai, i ricordi su Facebook così, e c'era uno che scriveva con la moto, con un R1 che va più piano dell'originale, girare in 52, quindi vuol dire 52, anzi hai anche il vantaggio delle gomme perché i gommoni vanno meglio. Ma non ho i gommoni, però se vedo che non ci arrivo metto il gommone. O ti chiedo una gomma da qualifica. Esatto. Quindi 50, se la sfrutti perché... Guarda, piuttosto finisco in tribuna all'arrabbiata 2, ma io la faccio così l'arrabbiata. Così. Detto Dai, questo... Mugello, poi Cremona, Esatto. 28? Vale anche 28,999? No, Cremona deve andarci a fine... Beh, Cremona l'ideal era 29,7, quindi se ci torna, cioè non è una roba irraggiungibile. Fine 28. andiamo, io gomma da qualifica provo a fare io in gomma quanto da gira Cremona. qualifica. No, non Altro dirlo. crowdfunding per la moto piegata. Salgo io sulla sua moto, sulla tua moto, sulla mia, sì. Così poi c'è scritto Alberto Nasca. Ma si vede. No, li facciamo cagare addosso. Quelli dei gruppi. E dopo 3 giorni di panico e poi noi lo diciamo. Sarebbe bello però vedere. Suicidio tipo, di massa. Alberto tipo, sai che poi ci sono le foto della gente che sempre le guarda. 20... No, pazzesco, cioè, io ero caduto al No, Mugello, incredibile, gli spie. l'ha saputo prima Facebook del mio team. Cioè, è una roba allucinante. È vero. Cioè, è una roba allucinante. Incredibile. Mettiamo moto quello, sì dai, ti direi queste cose qua. Misano 41. E anche lì è fortino 41, eh. Va bene. Oh, io Quindi io entro ho il questi 2020. obiettivi. Entro il 2020. Dove con 41, anche 41,999 va bene. Mugello devi un po' invelocirti. Sì. No, sto tirando fuori dei termini Io ho stasera. provato a invelocirmi, ma ho raggiunto solo la ghiaia più aspetta. velocemente. Hai ragione, ma abbiamo visto anche il perché. Comunque, se facciamo la 200 miglia, devi starmi di passo, se non vogliamo fare una figura de merde. 57? Madonna. 57 così. E io sto sul 53. E lì siamo belli su un 55 di media e il nostro podietto ce lo facciamo. Affare fatto. E se la lancio? No, ecco, allora, la regola dell'endurance è una. Non lanciarla. Cioè, E tu mi una- stai mettendo due robe che sono vai Hai forte ma non ragione, lanciarla. Hai ragione, vabbè ragazzi, vedremo, chi vivrà vedrà. Da dietro mi dicono che siamo lunghi. Siamo lunghi, siamo arrivati lunghi in staccata. Vabbè, ragazzi. Avete ragione. Devo chiuderlo io sto video. Vai, Bene, ragazzi, chiudilo. grazie per aver visto. Ragazzi, come al solito, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, Di Nasca, iscrivetevi. iscrivetevi, link in descrizione come dice il buon Sinna. Se non siete iscritti al mio, se siete già iscritti al mio, attivate la campanellina. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Se siete già iscritti, disiscrivetevi. Twitch, cavoli, mazzi e tutto il resto, tutto qui sotto, sia miei che suoi. E gas, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Bye bye.